Amiche ed amici, bentrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Ciao a tutti, oggi inauguriamo l'arrivo della primavera col progetto che avete visto in anteprima. Ho voluto realizzare innanzitutto un progetto super semplice e veloce, ma che mi potesse servire per quelle uscite poco impegnative. Quindi mettere all'interno tutto quello che mi occorre, il cellulare, il portadocumenti con il portacarte, le chiavi di casa, insomma il minimo indispensabile. Fin dall'inizio del tutorial vedrete che c'è qualcosa che non va, ovvero c'è un accessorio che non andremo ad utilizzare oggi perché via via, man mano che sono andata avanti con il progetto, ho cambiato idea e anziché utilizzare un accessorio ne ho utilizzato altro. Comunque vedrete tutto passo passo durante il tutorial. Inoltre oggi vedremo un punto molto affascinante, molto d'effetto, ma altrettanto semplice da eseguire, il punto margherita. Qui sul canale è presente una pochette con questo punto di lavorazione ma lavorato a pannello. Oggi lo lavoreremo in tondo e amiche mie principianti state tranquille perché vi mostrerò dei piccoli trucchetti per eseguire questo punto di lavorazione in tondo in maniera corretta. Quindi a parer mio proprio non vi potete sbagliare perché mi sono soffermata molto su questi due passaggi. Ad ogni modo rimango sempre disponibile per qualsiasi dubbio, per qualsiasi chiarimento, lo sapete. Andiamo all'occorrente. Ho utilizzato il minimo e indispensabile, una rocca di cordino Swan Rowan in questa bellissima variante lavanda, ma ci sono tantissime altre tonalità. Io ho scelto comunque questa variante lilla perché amo follemente questo colore, lo potete anche intuire dalla maglia che indosso. Poi tra l'altro, non so se lo sapete, il lilla insieme ad altre tonalità di colore pastello vanno molto in questo periodo, sono i colori di questa primavera-estate, quindi perché no? Questo è anche un modo per esortarvi ad osare utilizzando e creando progetti con colori un po' più vivaci e accantonare per un attimo quei colori un po' più nude, un po' più neutri, ma che ci fanno sempre rimanere nella nostra comfort zone. Quindi perché no? Perché non cambiare, osare, tuffarsi in questo mondo di colori? Secondo me bisogna proprio approfittarne perché sono i colori di tendenza, magari potrebbero anche piacervi. Insomma, fatemi sapere un po' quali sono anche i vostri colori preferiti, a quale colore vi sentite più vicine per realizzare un progetto borsa, un progetto pochette. Insomma, fatemi sapere anche questo sotto al video nei commenti. Per la lavorazione ho utilizzato l'uncinetto 3, però sappiate che potete utilizzare anche il 2,5. Infine ho utilizzato 3 accessori metallici, quali 2 piccoli moschettoni molto utili e molto comodi, questa chiusura sempre nella variante oro e una tracollina. E questo era tutto, non occorre altro. Tutti i materiali che ho utilizzato li trovate sullo shop online di Filati Trasfere. Come sempre vi lascio tutti gli indirizzi utili sotto al video nel box informazioni. Io spero che il progetto e il video vi piacciono, supportatemi e fatemelo sapere con un bel pollice all'insù, mi raccomando, fatemi sapere anche cosa ne pensate. Se ancora non l'hai fatto, sei passato qui per caso, ti sono piaciuta, ti sono sembrata simpatica, iscriviti, attiva la campanellina per non perderti le prossime novità, seguimi anche su Facebook e su Instagram per non perderti i vari retroscena. Passiamo direttamente al tutorial di oggi, sigla! Ho già avviato con lo Swan Rowan 90 catenelle che equivalgono a 48 cm. Per lavorare il punto di lavorazione del punto margherita aggiungerò una catenella per un totale di 91 catenelle, quindi il multiplo del punto è 2 più 1. A questo punto prendo tutte le mie catenelle e le metto sul dritto e vado a chiudere con un punto bassissimo nella prima catenella. Prendo il filo di lavorazione e lo faccio passare attraverso la prima e l'asola che ho sull'uncinetto. Possiamo partire subito con il punto di lavorazione, quindi il punto margherita, oppure andare a fare un primissimo giro a punto basso. Io direi di sì, quindi faccio una catenella e poi faccio un giro a punto basso, quindi mi inserisco nel primo punto dove ho chiuso, prendo il filo e chiudo a punto basso. E farò così per tutte le catenelle che ho al di sotto. Non appena termino il giro, chiaramente mi ritroverò con 91 punti bassi.
penultimo punto e poi c'è l'ultima catenella che è qui, 91esima catenella. Benissimo, posso andare a chiudere nel primo punto con punto bassissimo. Ok, abbiamo realizzato così un anello di soli punti bassi. Come notate tutto coincide perfettamente, quindi possiamo andare avanti con la lavorazione. Fate anche voi delle piccole prove, mi raccomando. Intanto facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Inseriamo l'uncinetto nella seconda catenella e prendiamo il filo e lo tiriamo fuori. Abbiamo 2 asole sull'uncinetto. Ripetiamo la stessa operazione sulla primissima catenella, quindi entro, prendo il filo ed esco fuori e ho 3 asole sull'uncinetto. Adesso ci inseriamo nel primissimo punto basso del giro precedente, quindi lo stesso punto dove abbiamo chiuso. Prendiamo il filo ed usciamo, 4 asole sull'uncinetto. Nei prossimi 2 punti continuiamo prendendo il filo. Entriamo nel punto successivo, riprendiamo il filo e abbiamo 6 asole sull'uncinetto. Cosa facciamo? Riprendiamo il filo e lo facciamo scorrere attraverso tutte le asole. Ok, e abbiamo realizzato così il primo punto margherita. Andiamo a fare una catenella di sicurezza. In realtà è un mezzo punto margherita, poi si completerà durante il secondo giro punto margherita. Adesso per andare avanti cosa dobbiamo fare? Iniziamo dal centro del punto margherita, quindi ci inseriamo al centro e prendiamo il filo. Poi ci inseriamo in questa asola, quindi nell'ultima gettata che abbiamo fatto, e prendiamo sempre il filo. E abbiamo 3 asole sull'uncinetto. Rientriamo nel punto già lavorato, l'ultimissimo, il secondo, e prendiamo il filo e abbiamo 4 asole sull'uncinetto e poi entriamo sempre nei prossimi 2 punti prendendo il filo. 1 e 2. Quando abbiamo 6 asole sull'uncinetto riprendiamo il filo e chiudiamo tutto insieme. Secondo punto margherita completato, ma facciamo la catenella di sicurezza. Ripetiamo, entriamo al centro del punto margherita e prendiamo il filo. Ecco qui. Entriamo nell'ultima maglia che abbiamo già lavorato, quindi l'ultima gettata fatta, e prendiamo il filo. Ve ne accorgete che c'è una maglia alla fine, la primissima, no? Poi rientrate nel punto già lavorato e poi nei prossimi 2. 1 e 2. Benissimo. 6 asole e chiudiamo. E voilà. E dobbiamo continuare così per tutto il giro. Faccio la catenella di sicurezza, non dimentichiamola, entro al centro, vedete questa maglia qui, entro e prendo il filo, poi entro sempre nello stesso punto già lavorato in precedenza e nei prossimi 2 liberi, 1 e 2, 6 asole e chiudo tutto. Molto semplice. Ho completato la primissima riga a punto margherita e se avete calcolato bene il multiplo vi dovreste ritrovare con gli ultimi 2 punti, 1 e 2. Gli ultimi 2 punti liberi. Vi ricordo che il multiplo è 2 più 1, quindi se volete fare un progetto diverso da questo, ma comunque lavorare il punto margherita in tondo, andrete a realizzare tot catenelle multiplo di 2 e aggiungete una catenella. Facciamo insieme l'ultimo modulo e chiudiamo il giro. Entro al centro del punto margherita, entro nella solina, nell'ultima asolina, entro sempre nello stesso punto già lavorato e sono 4 asole e negli ultimi 2 punti che mi rimangono 1 e 2. Abbiamo 6 asole
riprendo il filo e chiudo tutto. Catenella di sicurezza e andiamo a chiudere il primissimo giro punto margherita nella terza catenella, né qui in questa asola né al centro della margherita, nella terza catenella. Quindi entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassissima. Facciamo una catenella per alzare il nostro lavoro che conta come primo punto e poi andiamo a lavorare al centro di ogni margherita sottostante, per cui prendiamo il filo, andiamo al centro e lavoriamo 2 mezzi punti alti, 1 e 2. Riprendiamo il filo, andiamo al centro della margherita successiva e lavoriamo 2 mezzi punti alti. Riprendiamo il filo, andiamo al centro della margherita successiva, altri 2 mezzi punti alti. Terminiamo anche questo secondo giro insieme, quindi ho l'ultima margherita, l'ultimo modulo e proprio al centro vado a fare i 2 mezzi punti alti. Attenzione qui, vi ricordate che ad inizio giro avevo fatto una catenella e vi avevo detto che valeva come primo punto, quindi andiamo proprio nella primissima catenella realizzata, perché subito dopo abbiamo il mezzo punto alto, e andiamo a chiudere proprio qui a maglia bassissima e le 3 catenelle le facciamo partire proprio da qui, non dal primo mezzo punto alto. Quindi attenzione a questo passaggio, perché se andate a chiudere nel primo mezzo punto alto e non nella catenella, durante il terzo giro, quindi durante il giro appunto margherita, vi ritroverete con una maglia in meno e di conseguenza con la trama appunto margherita un po' sfalsata da un giro all'altro. Chiuso maglia bassissima, vado a fare le 3 catenelle, 2 e 3, vado nel secondo punto e prendo il filo, vado nel primo punto e prendo il filo. Primo punto si intende chiaramente prima catenella e seconda catenella. Adesso andiamo a lavorare alla base, quindi all'interno della catenella dove abbiamo chiuso poco fa e abbiamo 4 asole. Poi andiamo nel primo mezzo punto alto e prendiamo il filo e nel secondo mezzo punto alto e prendiamo il filo. Abbiamo sempre 6 asole, riprendiamo il filo e chiudiamo tutto. Catenella e possiamo ripartire sempre dal centro. Quindi prendo il filo, poi passo alla maglia che ho al di sotto, 1, 2, 3, 4, 5, praticamente sono tutte le asole che abbiamo chiuso poco prima. Andiamo proprio nell'ultima e riprendiamo il filo. Entriamo sempre nello stesso punto già lavorato e poi nei primi 2 che abbiamo successivi, quindi quelli liberi. Abbiamo 6 asole e andiamo a chiudere tutto. Quindi catenella di sicurezza e ripartiamo sempre dal centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 asole e chiudo. Catenella di sicurezza e continuiamo così per tutto il giro. Ok, sono al termine del terzo giro punto margherita e come notate mi avanzano soltanto gli ultimi 2 punti liberi, quindi vado a fare l'ultimo modulo. Vado al centro, prendo la maglia, entro sempre nello stesso punto lavorato e nei prossimi 2 per un totale di 6. 2, 4, 6 asole, perfetto. E poi facciamo una catenella di sicurezza. Come durante il primo giro punto margherita andiamo a chiudere nella terza catenella, mi raccomando nella terza, perché come avete visto tutti i punti coincidono. Chiudiamo maglia bassissima e siamo pronte per ripartire. Proprio come abbiamo fatto poco fa durante il secondo giro, andiamo a fare una catenella che conta sempre come primo
punto di questo quarto giro e alla fine andremo a chiudere proprio qui. Mi raccomando, altrimenti i punti non vi coincidono e sicuramente giù nei commenti mi chiederete: ma come mai le margherite risultano meno, perché mi avanzano 3 punti e così via. Quindi richiamo la vostra attenzione adesso, perché so che potrebbe esserci eventualmente questo problema e ovviamente come sempre mi rivolgo alle principianti. Facendovi notare insomma questo piccolo trucchetto adesso non dovreste avere problemi. Fatta la catenella, vado direttamente a lavorare al centro di ogni margherita sottostante e lavoriamo 2 mezzi punti alti. Quindi entro 3 asole e chiudo. E di nuovo un mezzo punto alto per un totale di 2. E abbiamo 1, 2 e 3 punti lavorati. Catenella iniziale. Quindi filo sull'uncinetto, vado alla margherita successiva, al centro e lavoro altri 2 mezzi punti. Al centro della margherita successiva altri 2 mezzi punti e così via per tutto il giro. Ok, e questo poi sarà il risultato. Io spero che tutto sia chiaro. Dunque, io adesso procederei da sola, lascerei procedere anche voi da sole, perché comunque dobbiamo ripetere sempre questi primi 2 giri. Insieme già ne abbiamo fatti 4, continuiamo per il numero di giri che vi scrivo qui in alto e raggiungiamo l'altezza in centimetri che vi scrivo sempre qui sullo schermo. Rieccoci qui, intanto cambio di programma, fra poco faremo un breve riepilogo perché come vedete sono andata avanti con la lavorazione ed è spettacolare. Il cambio programma riguarda la chiusura. Non andrò più ad utilizzare questa a scatto, ma andrò ad utilizzare questa chiusura nella variante oro. Una metà andrà sulla parte retro e l'altra metà con le viti andrà sulla parte frontale. A volte capita che mentre si lavora ad un progetto si cambia idea e si finisce per realizzare un altro progetto piuttosto che quello iniziale. Comunque, ad ogni modo fatemi sapere se siete interessate a vedere qualche progetto con questa chiusura a scatto. Qui sul canale già ce n'è uno presente fatto in lana, fatemi sapere se volete vederlo col cordino o con un altro filato, insomma vi aspetto come sempre giù nei commenti. Andiamo a noi. Fin ad ora il progetto è piccolino, misura in larghezza soltanto 20 cm x 18 cm. Siccome desidero realizzare una borsetta per tutti i giorni, abbastanza comoda ma nello stesso tempo capiente per mettere tutto quello che mi occorre, andrò a giocare con l'altezza del progetto, quindi la farò molto più alta e certamente andremo a realizzare la base. In questo modo daremo anche un po' di profondità, ma quello lo vedremo dopo. Intanto mi sono fermata proprio a 18 cm perché devo crearmi lo spazietto necessario sulla parte centrale per applicare la chiusura e poi andrò per qualche giro ancora avanti. Nello stesso tempo andremo a fissare anche i ponticelli e così via. Faremo tutto mentre lavoriamo all'uncinetto. Piuttosto semplice. Mi sono fermata nel giro appunto margherite, quindi dovrei proseguire con il mezzo punto alto per completare il punto di lavorazione. Come notate ho segnato dei marcapunti perché proprio durante questo giro andrò a fissare la mia chiusura che misura 4 cm e mezzo. Eccola qui. Ho ricavato la parte centrale del mio progetto, per cui abbiamo 4 cm e mezzo centrali all'incirca, 6 cm e mezzo a destra, 6 cm e mezzo a sinistra. Insomma, bisogna posizionare la chiusura proprio al centro del progetto. I marcapunti mi aiuteranno a capire dove devo fermarmi e poi come proseguire, poi lo vedremo. Quindi ho fatto la catenella dove poi andrò a chiudere e continuo con i mezzi punti alti, 2 mezzi punti alti al centro di ogni margherita. Sicuramente avrete notato questa zona molto antiestetica, tutti questi spazietti vuoti di chiusura e inizio giro, ma non preoccupatevi, avrei potuto mostrarvi fin dall'inizio la soluzione, solo che non volevo complicare di gran lunga le cose. Siccome avevo già un'idea su come risolvere questo problema in maniera veloce, ve lo mostro dopo. Intanto continuiamo. Allora, qui ho la penultima margherita e vado a farci 2 mezzi punti e credo proprio li farò anche nel punto segnato col marcapunti. Quindi lo tolgo un attimo e facciamo una prova insieme. Quindi faccio 2 punti qui, 1, 2
male che vada vado a disfare, ovvio. Ora cosa faccio? Lo devo lasciare libero, quindi proseguo con delle catenelle. 1, 2, 3, 4, decima ed ultima catenella, dopodiché vado ad agganciarmi direttamente al centro del punto segnato, quindi nella margherita sottostante, facendo un mezzo punto alto. Dopodiché ne aggiungiamo un altro, ovvio. Dunque, perché ho fatto 10 catenelle? Perché le 10 catenelle corrispondono ai 10 punti che avrei dovuto fare al centro di ciascuna margherita sottostante, quindi 2, 4, 6, 8, 10. Se avessi fatto meno catenelle mi sarei ritrovata con meno punti nei giri successivi e quindi il corpo borsa si sarebbe ristretto un po'. Invece dobbiamo sempre mantenere il numero di punti che abbiamo al di sotto, che abbiamo sempre comunque lavorato ad ogni giro. Fatte le 10 catenelle e i 2 mezzi punti, direi di continuare sempre lavorando i 2 mezzi punti alti al centro di ogni margherita in modo da completare appunto il modulo, la trama. Bene, come notate ho completato il giro. Io adesso cosa farei? Visto che nel giro successivo andrò a cambiare punto di lavorazione e lavoreremo semplicemente il punto basso, perché il progetto si sta per concludere, perché comunque dobbiamo rifinire tutto il bordo superiore, visto e considerato che andrò, in questo caso io, ad applicare quel tipo di chiusura. Vi ricordate, io poco fa vi accennavo di questi spazietti antiestetici qui, che io non sopporto tremendamente, non li sopporto proprio, non posso lasciare il progetto di certo così, anche perché non lo andrò a foderare. Vado a tagliare un po' il filo, magari così, tranquille che ci riagganciamo di nuovo. Intanto dobbiamo risolvere questo problema. Prendo un ago, come avete visto, e vado intanto a fare un'asola di chiusura, perché dobbiamo chiudere il giro, lo facciamo semplicemente con ago e filo. I punti, mi raccomando, devono essere sempre 91. Questo significa che quando mi aggancerò nuovamente calcolerò sempre la primissima catenella che abbiamo sempre lavorato. Non mi vado ad inserire proprio qui, perché poi realizzo un'asola in più. Vado direttamente nel primo mezzo punto e vado a sostituire insomma la catenella. Così non ho nemmeno uno scalino. Ecco qui, così. Mi inserisco al centro dell'ultimo ed il gioco è fatto. Come avete visto abbiamo chiuso in maniera precisa. Ora, se vogliamo, andiamo a bloccare anche il filo, perché no? Vado a fare un bel nodino. Perfetto. E adesso, se vogliamo, possiamo farlo anche da qui. Cosa vado a fare? Vado a congiungere determinate asole semplicemente con ago e filo stesso. Ecco qui, come notate si è chiuso il buchetto, quindi esco fuori da questa maglia e sempre dall'esterno passo attraverso la prima maglia che ho, che sarebbe l'ultima del punto margherita. Ok, guardate, nemmeno si nota il lavoro che sto facendo. Poi passo sempre dall'interno del mio progetto, così. Passo fuori, vado attorno alla maglia del punto margherita e prendo l'altra asolina, che praticamente non è altro che la seconda catenella del punto margherita. Ecco qui. Poi vado di nuovo, passo dentro e direttamente fuori così. Stringo un po', guardate che non si nota più nulla. Poi tra l'altro è anche la parte dietro della borsa, però ad ogni modo cerchiamo sempre di renderlo il più pulito possibile. Questo è il metodo più facile. Praticamente continuo così per tutti i giri successivi. Ecco fatto. Vado all'interno del progetto e vado a bloccare il filo d'eccesso e lo taglio. Quindi vediamo il risultato finale. E voilà! E quindi
Cioè, non vi sembra geniale questa tecnica? Io credo di sì, cioè non si vede più nulla, abbiamo toppato tutti i buchi, come si suol dire. Cioè, fantastico, guardate com'era prima e com'è adesso, davvero davvero geniale. Quindi a questo punto continuiamo con il nostro lavoro, per cui riprendiamo il filo, già ho fatto il cappio e ci agganciamo in una maglia qualsiasi, anche qui. Inizio con una catenella, poi a fine giro diverrà una maglia bassa con la sola di chiusura. Dopodiché proseguo per i prossimi punti. Come avete notato, ci sono delle maglie segnate con i marcapunti. Utilizzo sempre i marker per mostrarvi al meglio dove vado a fare determinate lavorazioni. Dunque, questi primi 3 punti si trovano esattamente ad un'estremità. 1, 2, 3. Stessa cosa dall'altra parte. 1, 2 e 3. Durante questo giro non solo andremo a rifinire la parte superiore a maglia bassa, andremo a definire le catenelle della nostra chiusura, ma andremo fin da subito a fissare i 2 ponticelli. Questi qua, piccoli piccoli, che poi sono dei moschettoni, io li trovo abbastanza comodi per questi progetti piccoli, diciamo. Questa parte qui, come notate, si muove. Sono perfetti per quello che voglio andare a fare io. Ovviamente non si esclude la possibilità di utilizzare altri accessori metallici, insomma in base a quello che vi ritrovate a casa utilizzate. Poi se proprio non vi ritrovate i ponticelli di alcuni tipi e volete seguire lo stesso progetto, vi consiglio di prenderli, di fare una buona scorta perché possono essere utili. Quindi per un attimo li metto qua, intanto vado a lavorarmi i miei punti bassi. Dopo aver fatto la catenella mi ritrovo 5 punti, quindi li vado a lavorare. Anzi, mi lavoro anche la coda dietro, così me la tolgo subito. Quindi 1, 2 e 5. E vado a togliere anche i marcapunti perché sappiamo comunque che i punti di riferimento sono questi. Quindi prendo un ponticello, stessa cosa faremo dall'altra parte, e lo metto esattamente in questo modo, guardate, così. Proprio nascosto all'interno del progetto, e vado a fare un primo punto basso e prendo anche il moschettone, un secondo punto basso prendendo anche il moschettone ed un terzo punto basso e fisso per bene. E praticamente in pochissime e semplici mosse abbiamo fissato il moschettone al corpo del nostro progetto. Guardate qua che carino, cioè io lo trovo abbastanza comodo. Poi tra l'altro considerate che andremo avanti con i giri di lavorazione, per cui si alzerà ancora di più il corpo del progetto e in un certo modo si andrà a nascondere anche il moschettone stesso, quindi per me è fantastico. Allora, fatto questo vado avanti, no? Vado a lavorare un punto in ciascun punto finché non arrivo alle catenelle della chiusura. Ultimo punto, benissimo. Adesso cosa faccio? Cambio il numero di uncinetto e passo al numero 2. No, 2,5 questo è. Questo uncinetto va bene anche per lavorare questo filo, tra l'altro perché è un cordino molto sottile e morbido. Cosa vado a fare? Vado a lavorare proprio come in un progetto che abbiamo visto qualche mese fa, dove abbiamo utilizzato una chiusura del genere. Andremo a lavorare sulle catenelle che abbiamo al di sotto e io in particolar modo le andrò a lavorare in ciascuna maglia dietro che mi ritrovo. Vi faccio vedere meglio. Qui abbiamo la catenella, no? Vado a lavorare esattamente in queste maglie che mi ritrovo, per avere un risultato molto più pulito. Sempre lo scopo comunque è sempre quello: lavoro pulito e la chiusura sta per bene sistemata proprio al centro. Insomma, io mi trovo comoda a lavorare così. Poi se vi viene meglio andare a lavorare nella metà catenella non succede niente, ecco, io preferisco fare così. Mi aiuto con l'uncinetto più piccolo, in questo modo riesco ad entrare nella maglia dietro e vado a fare esattamente 10 punti bassi perché ho 10 catenelle. 2, 8, 9, perfetto, 10ª maglia. Posso cambiare il numero di uncinetto e passo al 3 e continuo con la mia lavorazione, un punto basso in ciascun mezzo punto che ho al di sotto. E quando arrivo ai marcapunti capisco subito che devo andare a fissare il mio moschettone. Prendo il secondo moschettone, lo metto esattamente in questo modo qui, pareggio lavorazione e anello del moschettone e comincio. Primo punto basso,
secondo punto basso, terzo ed ultimo punto basso. Poi tra l'altro la lavorazione non subisce alcuna variazione, rimane praticamente precisa, guardate, anche se c'è il ponticello, il moschettone più che altro all'interno. Comunque, detto e fatto questo, continuo con la mia lavorazione a punto basso finché non vado a terminare il giro. Dunque, siccome noi andremo avanti con questa lavorazione a punto basso per un po' di giri che in questo momento non saprei dirvi perché li devo fare anch'io, io come sempre vi lascio tutto scritto qui sullo schermo. Insomma, vi scriverò il numero di giri a punto basso che andrò a lavorare. Però nello stesso tempo facciamo una cosa, che nella clip successiva vi mostro come vado a chiudere il giro. Chi mi segue da tempo ha intuito perfettamente, visto che ho iniziato con una catenella, come andrò a chiudere il giro. Però magari c'è qualche nuovo iscritto, qualcuno che è passato qui per caso e vorrebbe vedere e sapere come fare. Quindi lascerò una piccola clip dove mostro questo passaggio e poi andiamo avanti con i giri che vi ho lasciato qui sullo schermo. Ok, ho completato tutti i giri per un totale di 3 giri a punto basso. Ora vado a chiudere e poi vado a fare un ultimissimo giro per rifinire il bordo superiore. Passo direttamente al punto successivo in costa, prendo solo la metà asola e vado a rifinire a maglia bassissima. Se vi va potete sempre continuare in costa retro a maglia bassissima per altri giri. Per me va bene così, mi fermo, quindi taglio il filo e mi vado ad inserire nel primo punto bassissimo che ho fatto, che poi alla fine è la catenella. Ok, ecco qui. Perfetto, preciso, non c'è nemmeno lo scalino. Vado a bloccarmi il filo come sempre, magari non faccio un nodo ma me lo porto in basso ed il gioco è fatto. Bene, questo poi sarà il risultato. Abbiamo una lavorazione da 20 cm per 21. La chiusura la applicheremo dopo, intanto occupiamoci del fondo. Vado a prendere dei marcapunti e vado a segnarmi 8 maglie. Prendo sempre come riferimento la mia piega, quindi ho 2, 4, 6, 7, 8 punti e me li vado a segnare. Andiamo a realizzare il nostro fondo. Mi sembra che questo procedimento l'abbiamo già visto in qualche tutorial fa, non mi ricordo. Comunque vado a realizzare dei punti bassi e farò delle righe di andata e di ritorno. Direttamente col cappio vado a fare un punto basso. Ok. E continuo lavorando un punto basso in ciascun punto sottostante fino al punto prima del marcapunti. Ultimo punto in costa, perfetto, giro il lavoro, non faccio la catenella e continuo lavorando un punto basso in ciascun punto sottostante per questa riga e per il numero di righe che vi scrivo qui sullo schermo, per un totale di 8. In questo modo abbiamo già realizzato una base. Fatto questo andremo a cucire soltanto 3 lati, facendoci guidare chiaramente dai punti segnati col marcapunti. Vado a tagliare un po' di filo. Ho già fatto qui la catenella di sicurezza, sfilo il tutto, mi inserisco direttamente nel primo punto e poi vado a prendere il primo punto dopo il marcapunti e prendo soltanto la costina retro, questa qui, e dentro. Costina retro interna, in realtà è retro da questo punto di vista, ma se giro il lavoro diciamo che è la metà catenella verso di noi. Quindi entro e continuo a cucire in questo modo, quindi punto successivo, maglia successiva. In questo modo facciamo una cosa diversa rispetto all'altra volta e impieghiamo sicuramente meno tempo.
Ultimo punto, poi abbiamo il punto segnato col marcapunti. Se vi ricordate, abbiamo qui 8 maglie e 8 righe. Benissimo, andremo a cucire una riga con una maglia bassa e così via. E se vogliamo possiamo cambiare cucitura, quindi dal punto in cui mi trovo dall'esterno vado a prendere una riga e rientro sempre nello stesso punto perché vale come prima riga. Ok, entro nel punto successivo, riga successiva. Viene tutto in automatico. Bene, posso bloccare il filo, disperderlo e ripetere la stessa operazione anche dall'altra parte. E voilà, poi questo sarà il risultato. Questa è la parte frontale della nostra borsa dove ci siamo agganciate e questa invece è la parte dietro dove abbiamo cucito, ma come notate nemmeno si nota molto. Poi tra l'altro è la parte dietro della borsa dove andrà l'altra metà della chiusura e dove eventualmente andremo ad applicare la targhetta per andare a nascondere le alette. Una volta fatto questo ci possiamo occupare appunto della chiusura. Intanto vado a bloccare la prima metà con le viti. Le 2 viti sono qui più il giravite. Se preferite, qui all'interno della fessura potete applicare anche un po' di colla. Come sempre vi suggerisco sempre questa colla che è davvero micidiale, attacca davvero tutto ed è indicata appunto per accessori metallici, per borse, per cordini e tessuti. Quindi se vogliamo possiamo anche andare a spingere il tutto all'interno. Ecco qua, avete visto? È stato abbastanza semplice, tutto perfettamente chiuso e questo è il risultato sulla parte frontale, bellissimo. È un accessorio molto semplice, ma che comunque fa la differenza perché impreziosisce di gran lunga il progetto. Adesso andiamo a fissare l'altra metà, quindi intanto apro le alette, tolgo la griglia e inserisco la chiusura qui. Vediamo dove va a coincidere sulla parte dietro e ci inseriamo tranquillamente. Quindi chiudo, pareggiamo i bordi, mi raccomando, deve essere comunque applicata in maniera precisa. Penso che ci siamo, sì, a voglia. Perfetto, quindi metto la mia griglia e vado a chiudere le alette verso l'interno. Così sono ben nascoste. Qui, come vi dicevo prima, andrò ad applicare una targhetta. Praticamente ci sta precisa perché qui c'è un po' di bordo, quindi è posizionata bene, insomma. E questo poi sarà il risultato. Facciamo una prova con l'audo. Perfetto. Ecco qui. Non ci rimane che prendere la tracollina, sempre oro, si sposa benissimo con questa variante lilla, che poi non è lilla ma è lavanda, ma comunque siamo lì. Se vogliamo e abbiamo questa catenina con questo aggancio lo possiamo pure togliere aprendo l'anello della catena stessa e andiamo ad inserire tranquillamente il tutto all'interno del moschettone. Comunque io adesso faccio così, poi vado a togliere questo gancio e mi aggancio direttamente alla catena come vi avevo suggerito. Ok, perfetto, e il gioco è fatto. Il progetto è pronto. È molto elegante, devo dire. Secondo me, grazie al punto di lavorazione del punto margherita, che comunque è sempre un punto affascinante, sia per i dettagli in oro, soprattutto per la chiusura. Spero che vi piaccia. Come vi dicevo prima, sentivo la necessità, l'esigenza di realizzare un qualcosa di veloce da sfruttare tutti i giorni, quindi mettere tutto l'occorrente all'interno di questa borsettina ed uscire, e penso che ci sono proprio riuscita. Tra l'altro, secondo me è possibile sfruttare questo progetto anche per un'occasione speciale. Siamo già in primavera, ci stiamo avvicinando al periodo delle cerimonie. Non dico di sfruttarlo per un matrimonio perché non lo vedo onestamente per un matrimonio, però per una comunione, un battesimo, perché no? Per una festa di compleanno importante. Secondo me è un progetto appropriato. Magari potete anche cambiare colore di cordino, non usare il lavanda, anche se in questa primavera-estate si usano moltissimo i colori pastello, quindi perché no? Perché non osare con questo colore che è bellissimo? Insomma, poi sul sito trovate tante altre varianti di colore altrettanto bellissime.
è proprio un amore, avete visto cosa ne è uscito fuori? Mi piace troppo e secondo me già da domani sfrutterò questo progetto, me lo porterò un po' in giro. Comunque, io spero che questo progetto vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento, supportatemi con un bel pollice all'insù, mi raccomando non chiudete questo video se non avete messo un bel mi piace. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi progetti, le prossime novità. Seguitemi anche su Facebook e su Instagram per non perdervi i vari retroscena, le varie anteprima, insomma. Seguitemi un po' ovunque. Io come sempre vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Un bacino a tutti!